Bentornati a tutti. Cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a fare una pasta e ceci favolosa, strepitosa, ma non perché lo dico io, perché è così. Io la faccio da tanti anni, questa qui è una ricetta che mi ha dato mia mamma ed è fantastica. Praticamente io ieri sera ho preso i ceci secchi, li ho lasciati 10 minuti in ammollo con bicarbonato, li ho sciacquati bene, ho buttato via l'acqua, ovviamente sciacquandoli, sì, ho detto una banalità, li ho messi in questa ciotola, li ho coperti di acqua, nella ciotola ci ho messo olio, pepe, bicarbonato, salvia, rosmarino, aglio, cipolla, sedano. Non avevo la carota, se no ci andava bene anche la carota. Non ci ho messo il sale, perché? Perché il sale, se voi lo mettete subito all'inizio, quando inizierà a cuocere, il sale cosa fa? Disidraterà la pelle del cecio e diventa duro, non cuoce mai. Mentre invece se voi andate a mettere il sale alla fine, agli ultimi 10 minuti, è perfetto. Il bicarbonato, per farlo ammorbidire, si apre bene bene e entrerà dentro il cecio tutto quanto il sapore. Ci ho messo un goccino di olio, ve l'ho detto, sono passate 12 ore e ora andiamo a cuocere questa delizia. Rimanete lì per il video iniziale. Ok, l'ho messo nella pentola e da qui in poi la tempistica è la solita storia, è molto diversa perché la provenienza del cecio, come è stato essiccato, quanto tempo c'ha, dove è stato tenuto, comunque il cecio è molto lungo da cuocere. Io metterei il tempo a 1 ora e 30. Fuoco lentissimo, proprio deve fare proprio plup, 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 come dicono a Napoli, deve pappoleare. A 1 ora e 30 ci regoliamo, assaggiamo. Ok? A dopo. Comunque non lo mollate qui, ogni 20 minuti venite a guardare. Eventualmente se il liquido, il brodo si secca, si consuma, io ho fatto qui vicino, mi sono creato un'altra pentola con un pochino di brodo. Se ne fosse troppo, in fondo questo brodo qui lo trasferisco. Comunque non lo lasciate lì da solo. Ok, manca 9 minuti per arrivare a 1 ora e 30. Io cosa ho fatto? Sono andato a pescare, sarebbe a dire, ho preso tutto quello che avevo messo, la salvia, il rosmarino, l'aglio, mentre il sedano, la cipolla li ho messa qui dentro perché dopo andrò a frullare il tutto, scusatemi, prenderò metà di questi qui e li frullerò. Comunque l'importante è che voi andate a pesca e leviate, ora non dico tutto, però insomma io ci avevo messo un bel po' di odori e l'aglio specialmente. Scordavo, la mia assistente è arrivata. Ok, prendiamo la metà di questa buona minestra, un pochino di acqua. Questo qui ci servirà a fare la cremina. E la ributtiamo dentro, pari. Ci verrà una bella cremina alla nostra pasta e ceci. Io ho fatto passare 1 ora e mezza, ma non sono ancora pronti. Io gli do ancora una ventina di minuti. E adesso metto il sale in questo momento. Solo ora, non prima.
Ok, ci siamo quasi per buttare la pasta. Io ho scelto questo tipo di pasta. Ho scelto questo per convenienza perché avevo questa qui di corta. Se no il consiglio mio è un pochino mista, un po' di spaghetti spezzati dentro e i dadini. O se no ripulite la dispensa, metteteci quella che vi pare. Non ne mettete troppa perché in prevalenza deve comandare il cecio. Pasta poca. Nel frattempo, non so se vedete, la mia assistente è lì che non si muove da qui. Guardatela com'è cremoso. Ok. Benissimo. Pasta direttamente dentro. Ora è importante questo. La pasta, un pochino. Allora, la pasta, la tempistica della pasta, della cottura. Mettiamo caso, questa pasta qui è 8 minuti la cottura. Ok? Io cosa faccio? La faccio stare dentro 5 minuti, poi spengo e la faccio finire di cuocere gli altri 3-4 minuti a fuoco spento. Comunque vedete, l'ho messa dentro. Se dovessi asciugare, io ho quel brodo di prima che ce l'allungo. Se invece è troppo liquida non faccio altro che lasciare il coperchio così, lascio il coperchio così in maniera che fuoriesce il liquido in eccesso. Ci vediamo fra qualche minuto. La dovete ogni tanto muovere in maniera che la pasta lascerà andare il suo amido. Allora, oltre alla cremosità che abbiamo creato con la parte frullata, la cipolla frullata, verrà fuori altra cremina. Guardate che bellezza che è. Sentite il rumore. Siamo arrivati a 5 minuti, mancano ancora 3 minuti per finire la cottura. Io cosa faccio? Vi faccio un attimo vedere. Guardate che cremosità, guardate che bellezza. Questo permette, con lo shock termico man mano che si raffredda, di fare più amido e cuoce secondo me meglio la pasta. Io cosa faccio? La chiudo e la lascio a fuoco spento per altri 3-4 minuti. All'ultimo minuto la andrò a girare bene per creare il suo amido. Sono passati 3 minuti da spento, vedete, è spenta, e come dicevo l'ultimo minuto la andrò a girare bene per fare uscire l'amido, anche perché la pasta, se non è all'80% della sua cottura, l'amido non lo fa fuoriuscire. Dall'80% in poi inizia a gonfiarsi e fa riuscire il suo amido. E comunque questo tipo di pasta, le minestre, non vanno mai servite bollenti, è da maleducati. Va servita tiepida, va servita. Guardate come sta, guarda che bellezza. Guardate qui. Guardate qua. Si fa mangiare con gli occhi, di già. Okay. Signore e signori, la mia assistente è qui. Allora guardate che spettacolo. Guardate. Sopra ci va messo un filo d'olio e un po' di pepe. Ora io, la mia assistente, se mi fa spazio, andremo assaggiando. Scusate. Ok. Andremo a assaggiare. Oh, non si leva, questo spettacolo. Con questo piatto è costato 5 euro in totale. Sì, tempo ce n'è voluto un po', per l'amor di Dio, ma alla fine la notte per farli, diciamo così, gonfiare nell'acqua, che ve ne frega. Lasciate andare il fuoco, ogni tanto lo girate, ma comunque è una cosa stra eccezionale. Scordate il bicchiere del vino. I saluti da me e Cocò all'incontrario. A presto.